amici di Crazy Motor Life. Oggi andremo a parlare di gara 2 del Mugello. Lo faremo con due ospiti. Volete sapere chi sono? E allora aspettate la sigla. Ciao Alex, ciao Alberto. Ciao Giacomo, ciao Alberto. Ciao a tutti e due, ciao. Allora, voi eravate presenti, Alberto tu in qualità di pilota, Alex in qualità di pilota giornalista al Mugello. Diciamo che il meteo non è che vi abbia aiutato tanto né in gara 1 né anche in gara 2, perché alla fine avete fatto 2 gare bagnate. Ma Alberto, dici tu, c'era tanta differenza tra gara 1 il sabato e gara 2 della domenica? Ma sostanzialmente no, perché gara 2 siamo partiti in condizioni di bagnato vero e poi via via che la gara andava a concludersi, la pista tendeva a dare qualche chiazza d'asciutto, proprio qualche chiazza che non va a influire su quelle che sono le prestazioni delle gomme, mentre invece in gara 1 è successo un po' l'opposto, nel senso che siamo partiti, addirittura abbiamo fatto, se non erro, 2 giri sull'asciutto per poi avere l'esposizione della bandiera rossa a seguito, penso, dell'incidente di Simone e di Santoro, non tanto per l'acqua. Poi durante l'esposizione della bandiera rossa è iniziato a piovere e di conseguenza lì siamo partiti con una situazione di pista umida con qualche goccia che pioveva, e via via che i giri aumentavano, ma già dal warm-up lap la situazione ha iniziato a peggiorare e l'acqua in pista poi ce n'era parecchia, ecco. Alex, tu invece come hai vissuto questo weekend? Un po' con l'amore in bocca, però dai, essere sempre lì presente è sempre una bella cosa. Poi posso dire che a me il bagnato mi piace tanto, quindi perché se sono al mio agio sia con le gomme che con la moto mi trovo abbastanza bene, quindi è stato doppiamente difficile stare lì. Alberto, tu invece il tuo training sul bagnato lo stai facendo direttamente in gara? Decisamente sì, noi abbiamo avuto, chiamo la fortuna di poter provare una specifica di gomma giovedì e venerdì, perché comunque abbiamo fatto 2 turni sul bagnato, uno giovedì e uno venerdì, che non ci è piaciuta e che abbiamo escluso, quindi perlomeno abbiamo provato qualcosa, però alla fine queste gomme le sto scoprendo nella situazione peggiore, ovvero in gara. Passo dopo passo stiamo cercando di affinarci con la moto, l'elettronica, le gomme, però direttamente in gara, quindi con pochi margini di errore che si possono fare, però in gara 1 l'abbiamo fatto. Alberto, seguendo la gara, ci sono state fornite delle indicazioni per quanto riguarda le gomme. Tu, Pirro e Vitali avevate delle gomme diverse dal resto dello schieramento. Ci spiegavi che ci sono 2 misure, il 190 e il 195. In che cosa si differenziano? Allora, Dunlop ci ha fornito delle specifiche, ovvero la 190 la dichiarano per un utilizzo full wet, quindi bagnato estremo, mentre invece la 195 è consigliata per un utilizzo di bagnato, ma che tende ad asciugare, ecco, come se fosse una sorta di intermedia un po' più estrema. Noi abbiamo provato entrambe le soluzioni durante il weekend e abbiamo optato per partire sia in gara 1 che in gara 2 con la gomma da 190. Posso già aggiungere che non eravamo solamente noi 3 ad utilizzarla, ma gran parte dello schieramento, al di fuori di Simone, che ho la certezza che è partito con la 195, e di Alessandro, che anche lui mi sembra che sia partito con la 195. Ora tutti gli altri non lo so di preciso, però eravamo in parecchi con la 190. Alex, differenze che hai potuto carpire tra una casa e l'altra, chi girava con Aprilia, chi girava con Ducati, chi girava con Honda. Ti dico questo perché io guardando da fuori, Vitali sembrava averne molto di più, ma che il mezzo non riusciva ad esprimere il suo vero potenziale sul bagnato. Hai avuto anche tu la stessa sensazione o qualche sensazione in particolare? No, la mia sensazione, soprattutto su Luca, sì, anche per me è stata che magari non era ok con la moto, perché è partito, c'è una bomba, poi piano piano è andato sempre
nelle retrovie, perché anche lasciando un bel po' di margine su Zanetti, poi Zanetti pian piano è andato a recuperare, quindi non so se magari è un problema di gomme oppure è un problema di moto. Io, purtroppo anche in gara 1 ho visto anche la caduta di Alberto che mi ha dispiaciuto tanto, come quella di Simone Santoro, però purtroppo lì, come mi avevano spiegato, c'è stato pure un contatto. Dai, l'importante è che non si fanno male. Di Simone Saltarelli, infatti, posso dire che l'ho sentito poi io in giornata, in gara 2, dopo essere stata alla clinica mobile, aver fatto tutti i controlli, è tutto ok, solo una botta alla caviglia, ma sarà presente tranquillamente per il prossimo appuntamento. Diamo un'occhiata alla Sì. classifica. Questo è stato l'ordine d'arrivo. A me viene da sottolineare tantissimo un nome, che è Del Bianco. Per una cosa o per un'altra non gliene sta andando bene una. Diciamo che ancora il suo feeling con questa Yamaha non è scoppiato. Alex, come l'hai visto da fuori dalla pista? Allora, io sono andato in griglia a vedere un po' pure tutti i piloti. Del Bianco l'ho visto abbastanza teso. Non so se magari è per la moto oppure perché altre volte in griglia non sono andato, quindi non so se magari è un suo modo di fare prima della gara. Alberto, tu invece cosa ci potresti dire? Allora, io sinceramente penso che lui stia ancora prendendo le misure con quello che è la nuova moto, il team e tutto in generale. Arriverà sicuramente a essere molto competitivo come lo è sempre stato negli ultimi anni, non ho alcun dubbio. Vitali parte benissimo, Pirro parte malissimo, ma già al secondo giro raggiunge Vitali e lo supera. C'è una differenza enorme a livello di passo, specialmente sul bagnato, per quanto riguarda Pirro e il resto dello schieramento. Alberto, per te è normale perché tu ti stai abituando ad un mezzo nuovo o un team nuovo, delle gomme nuove, quindi la situazione per te è normale. Ma tutta questa differenza con i tuoi colleghi del CIV, te l'aspettavi? Guardando le gare negli ultimi anni l'ha sempre fatto, cioè è sempre riuscito a far da padrone in quasi tutte le gare. Ora, la differenza che ha fatto sul bagnato è stata impressionante, ma sinceramente aveva fatto anche sull'asciutto. Se noi guardiamo la qualifica, aveva dato oltre un secondo e mezzo o di più addirittura al secondo, quindi Sì, Carlo Baldi diceva che Pirro a Mugello possono bendarlo, tanto lui gira uguale. penso in tutte le piste italiane possano fare così con lui. Ha un'esperienza tale che gli consente di guidare ad occhi chiusi, ma oltre quello comunque non c'è da togliere merito a quello che ha fatto e al talento che ha e alla sua forza, alla sua competitività di riuscire tutte le volte a salire in moto ed essere lì davanti. Alberto, parliamo un attimo della tua gara. Tu sei arrivato anche alla quinta posizione, a raggiungere il quinto posto. Poi alla fine ti ha soffiato Russo, passando lui in quinta posizione e tu in sesta. Però guardandoti da fuori si vedeva sempre un maggiore feeling con il mezzo, con la gomma e anche i tuoi tempi lo dimostravano. Sì, io ho avuto qualche problemino, tra virgolette, nell'installation lap, quello che porta in griglia, e di conseguenza poi nel warm-up lap, perché nel primo tocco di gas, memore anche della gara del giorno prima, avevo un po' poco feeling e scarsa aderenza e di conseguenza mi sentivo un pochino sulle uova, quindi non volevo ripetere l'errore della gara precedente e me la son presa un po', passami il termine, comoda nei primi 2 o 3 giri per cercare di prendere feeling col tracciato e con la moto in sé. Una volta riuscito ad ottenere quello che era un po' la tranquillità di poter spingere giro dopo giro, e sono riuscito ad acquisire quella tranquillità anche mentale che mi ha permesso di migliorare step by step, ecco, giro dopo giro. Alberto, ti rubo un'altra impressione per quanto riguarda l'elettronica. Carlo nella trasmissione precedente ci spiegava che questa elettronica si trova al CIV da circa 3 anni e che il primo anno era talmente embrionale che non la utilizzava nessuno. Quest'anno qualcosa è cambiato? Riuscite a sfruttarla un po' di più? Non lo so, non sono io la persona giusta per poter rispondere a questa domanda, perché per me, essendo tutto nuovo, è il secondo weekend che lo utilizzo e non arrivo da grandissime elettroniche negli anni precedenti, quindi comunque non trovo tutta questa differenza
differenza rispetto a un'elettronica standard. Sicuramente ha tanti punti deboli che andiamo a scoprire, continuiamo a scoprire step by step, turno dopo turno, e vediamo che tante migliorie che vorremmo apportare in tanti casi non si possono fare, ma perché c'è proprio un limite fisico della centralina. Però non è male, nel senso, si utilizza magari rispetto a una centralina di sviluppo un po' più professionale, tante modifiche ci si deve accontentare e non si possono fare. Ecco, magari faccio un esempio, Magneti Marelli con Ducati si può andare a ragionare curva per curva. Qui con questa elettronica invece si lavora marcia per marcia. E non lo so, faccio un esempio, all'uscita del correntaio hai bisogno di un'elettronica che interviene di più, e all'uscita dell'ultima curva, adesso mi sfugge il nome, hai bisogno che l'elettronica intervenga di meno, tu questa cosa non puoi farla. Invece su una Magneti Marelli sì, o comunque su altre elettroniche che funzionano un po' diverse da questa qui. Comunque tutto sommato non la vedo grigia, non è male, ecco. Si vede che comunque c'è stato del lavoro e dello sviluppo durante questi anni. Alex, ti mettiamo nei panni di pilota coach. Guardando Alberto da fuori, cosa hai notato? Di Alberto comunque ho avuto anche il piacere di correrci insieme, quindi quando correvo anche io nel National, c'è stata qualche volta che abbiamo battagliato. Comunque Alberto è sempre un pilota che mi è sempre piaciuto, sia dentro che fuori la pista. Alberto, queste Aprilia come sono? Allora, io negli ultimi giri di gara ho cercato di spingere sempre utilizzando la testa per andare a prendere Cavalieri, che lo vedevo un po' in difficoltà, e ci ho fatto un giro intero dietro prima di riuscire a passarlo, e in accelerazione vanno davvero forti. Sono davvero delle moto super competitive. Non lo so, dovrei provarla. Io l'Aprilia non l'ho mai provata. A vederla da fuori e da dentro la pista è un'ottima moto ed è super performante. Poi comunque il team che le gestisce è un team di primo livello, sicuramente sanno metterci le mani per bene su quella moto, ecco, e sanno tirare fuori tutto quello che è il potenziale. In più comunque non dimentichiamoci che chi le utilizza, i 3 piloti che Aprilia ha schierato, sono 3 piloti comunque di notevole importanza e notevole bravura, ecco, e talento. Rimaniamo sui piloti. Partito benissimo, poi ha un po' gamberizzato sul finale. Come l'avete visto? Alex, tu e poi tu, Alberto. Anche lui ha sempre dimostrato che il suo lo mette, quindi un problema sulla moto, sul bagnato, di essere comunque a tanti anni che ci corre, quindi non saprei. Io di negativo non ho visto nulla. Come ti sembra? Perché comunque ha fatto podio a Misano e qui ci è andato molto vicino, pur avendo una Honda che sembra molto più fisica come moto. È un progetto ancora da sviluppare prima di arrivare ai livelli di una Ducati. Non lo so, io questa cosa di vedere tutta questa differenza tra queste moto sinceramente non la vedo. Secondo me una Honda, una Aprilia, una Ducati sono abbastanza sullo stesso livello, non penso che ci sia così tanta differenza. Dove forse c'è un po' di differenza maggiore è forse la Yamaha, forse la Suzuki, però comunque sia sono 3 ottime moto che funzionano molto bene, Aprilia, Ducati e Honda. A vedere così ti direi che secondo me non c'è tutta questa grande differenza tra una moto e l'altra, anzi, però ripeto, io non avendole mai usate, non avendola mai provata, non ti so neanche dire quali sono i punti di forza e quali sono i punti deboli che hanno. Sicuramente Luca è tanti anni che fa il CIV, ha un'ottima conoscenza di questa elettronica, un'ottima conoscenza di queste gomme, sicuramente lui riesce a sfruttare tutto al meglio e comunque fare degli ottimi risultati, degli ottimi piazzamenti. Ho il piacere di guidare sia l'Aprilia che correrci con il team M2, come diceva lui, che è un team di un certo spessore, nulla da dire. Poi anche le moto ti mettono al tuo agio più possibile. Pure nel National, che sta funzionando
fatto abbastanza bene, quindi secondo me per quanto riguarda anche il bagnato l'Aprilia va abbastanza bene. Ci dobbiamo arrendere al 10° titolo? Alberto. Non lo so, strada facendo vedremo. Sicuramente quello che sta dimostrando e sta facendo è quello di avere un passo in più, una marcia in più. Cioè, ma è davanti agli occhi di tutti questa cosa. Alex, secondo te ci dobbiamo rassegnare il 10° titolo? Ci sarà la lotta solo per la seconda piazza? È un po' il discorso che facevamo di Bautista in Ducati, cioè in Superbike, la conosce molto bene, cioè la sviluppa anche la Ducati in MotoGP, secondo me, come diceva Alberto, è una marcia in più rispetto a un po' tutti. Quindi diamo un'occhiata alla classifica. Michele Pirro a comando con 84 punti, poi Zanetti, Vitali, Bernardi, Ferroni. Alberto, tu sei al 10° a pari punti con Alessandro Del Bianco. Un debutto non facile, perché sia a Misano che qui al Mugello non ci sono mai state le condizioni ideali per poterti far fare chilometri su questa moto, perché poi quello che manca è quello là, ma ogni volta si è visto un qualcosa in più, sei sempre più vicino, i tempi iniziano a essere sempre più costanti. Che progressione ci possiamo aspettare? Sì, è vero, penso che più chilometri riesco a fare e più riesco a andare a limare quelle che sono le mie carenze in questo ambito, in questo campionato e con queste specifiche. Alex lo sa bene, io ho sempre corso con Pirelli, quindi la differenza è notevole. Adesso sto iniziando ad adattarmi. Ovviamente fare un weekend dove un turno è asciutto, un turno è bagnato, un turno è umido, il turno dopo entri, fai un giro sull'asciutto, il giro dopo arriva l'uragano, così fai davvero fatica comunque anche a dare una strada di lavoro, ecco. Però sono abbastanza tranquillo, stiamo comunque migliorando passo dopo passo. A guardare la classifica generale spiace essere scivolato in gara 1, perché comunque in gara 1 ero con Zanetti, Cavalieri, diciamo, e Alessandro, ecco, mi dimenticavo Del Bianco, erano loro tre che avevo davanti e potevo comunque fare una parte di gara con loro. Poi non so se riuscivo a star lì, se poi venivo riassorbito dal gruppo, questo non lo so e non lo sapremo mai perché sono scivolato. Però comunque a guardare la classifica si vede che mi mancano un po' questi punti di gara 1, ma non mi cambia niente perché il nostro obiettivo non è tanto la classifica generale finale e il posto in cui arriviamo, ma è la progressione che noi riusciremo a mettere in campo gara dopo gara, cercando di avvicinarci sempre più a quello che sono le posizioni importanti. Sul bagnato sinceramente posso dirti che siamo abbastanza vicini, ci manca sicuramente affinare un po' quello che è l'elettronica, affinare un po' quello che è la conoscenza delle gomme, affinare quello che è anche un po' la mia guida, perché io l'anno scorso ad esempio, fortuna o sfortuna, ma sull'acqua mi sembra di non aver neanche mai girato, non ricordo di aver girato sull'acqua, quindi comunque cambiano tanto i riferimenti, bisogna prenderci un attimino di dimestichezza, ecco, mettiamola così. Quindi l'obiettivo per me rimane sempre lo stesso: crescere turno dopo turno e vedere miglioramenti ogni volta che entriamo in pista, ecco. Sul bagnato comunque non siamo lontani, sull'asciutto abbiamo sofferto un pochino di più per delle strategie un po' sbagliate nella qualifica 2, ma ci sta, l'ho sbagliata io, ok? Avevo optato per una scelta che si è rivelata errata, e vedere un attimino di avvicinarci un po' di più anche lì e fare una bella gara combattuta. Sabato infatti, quando siamo partiti con le gomme d'asciutto, che abbiamo fatto quei 2 giri lì, mi sarebbe piaciuto terminarla sull'asciutto e vedere cosa si poteva fare. Bene, ci diamo appuntamento per il prossimo weekend di gara. Alberto, noi incrociamo le dita che tutto vada per il verso giusto. Alex, grazie anche a te per essere stata al Mugello, per aver mandato video, foto, e averci dato un responso immediato per quanto riguarda questo weekend di gare del CIV, il campionato italiano velocità. Io ricordo ad Alberto che ci vedremo sicuramente a Misano per la notturna, dove cercheremo di raccontarla in tutto e per tutto, quello che comporta una gara così particolare. Sì, sarà una bella esperienza. Perché anche per te sarà la prima volta. Esatto, sì, assolutamente, sarà la prima volta e speriamo di vederci. Io ricordo a tutti invece che se vi piacciono i nostri contenuti basta iscriversi al canale, è gratuito, non arriva la finanza a casa, state tranquilli, non succede nulla. Ci vediamo alla prossima allora. Ciao! Ciao, grazie. Ciao Giacomo, ciao Alberto. Ciao Alex. Ciao.